Ciao a tutti e bentornati a chi mi segue già. Oggi farò con voi un tutorial un po' particolare dove vi mostrerò i miei esperimenti, più precisamente con la balsa di legno. Questa qui, eccola qui, ho realizzato delle scritte. Questa qui è appunto quella da 3 mm. Questa qui fa parte del taglio del legno ed eccole qui, sono delle scritte. Le famose scritte che a noi creative piacciono tanto, ma non solo, perché ho realizzato anche quest'altra con il contorno. Non ho solo tagliato, ma ho anche inciso il tronco, quello lì da 1 centimetro. Ve lo faccio vedere da vicino. Ovviamente queste sono tutte prove, quindi il risultato non sarà perfetto. Però mano a mano che andiamo avanti vi farò vedere anche altri tutorial, quindi proverò anche altri materiali. Infatti questo macchinario può tranquillamente incidere sulla pietra, sul metallo, sull'acrilico, ovviamente il vinile e appunto, come abbiamo visto, sul legno. Seguiranno altri tutorial dove vi farò vedere altri materiali. Tutte le altre informazioni le troverete sotto nell'info box. Io direi quindi di metterci al lavoro, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui prossimi tutorial. Buona creatività! All'interno del macchinario troviamo anche il tubo di areazione. Tra l'altro il confezionamento è davvero perfetto. Il tubo di areazione che viene dato in dotazione va posizionato nella parte posteriore del macchinario. Va tolta quindi una grata e inserita la grata con il tubo attaccato. Il tubo poi verrà messo fuori all'esterno. Se non avete una finestra nei pressi potete tranquillamente ordinare sul sito un areatore. Troviamo tutti i cavi di alimentazione, compreso il trasformatore e il cavo USB. Questo qui è il corpo del laser, uno degli elementi più importanti di questa macchina. In questo caso è da 10 watt, ma possiamo trovarlo anche da 20, da 40 watt. All'interno di questa scatola possiamo trovare tutti gli attrezzi che ci servono per assemblare alcune parti che non sono state montate. La macchina risulta già preassemblata, ma ci sono delle cose che dobbiamo inevitabilmente montare noi. Queste qui che stiamo vedendo ora sono delle stecche prismatiche di alluminio per rialzare ciò che dobbiamo incidere o tagliare. Degli elevatori, se così possiamo chiamarli. Abbiamo poi il manuale di istruzioni e un libricino che può stimolare la nostra creatività. All'interno infatti è pieno di progetti che possiamo realizzare con la nostra Xtool S1. Il manuale di istruzioni è completamente illustrato ed è davvero ben fatto. La macchina Xtool S1 per quanto riguarda la sicurezza è davvero fantastica. Lo sportello è trasparente e consente di vedere all'interno, senza però avere conseguenze sulla nostra vista. Anche lo sportello è dotato di un meccanismo di sicurezza, infatti non appena viene aperto, mentre la macchina è in movimento con il laser, la macchina si blocca. In questo modo, anche se un bambino dovesse aprire accidentalmente lo sportello, non succede nulla. Ha un bottone rosso che premendolo interrompe qualsiasi cosa stia facendo il macchinario. Una volta terminato il montaggio della macchina, ho provveduto ad installare il software. Il software si chiama Xtool Creative Space e si può scaricare tranquillamente da internet. Il software della Xtool è molto intuitivo, è davvero facile da gestire, soprattutto per chi è abituato con la Cricut o la Silhouette Cameo. Ho aperto un file in SVG e ora lo sto elaborando. Con questo menu a tendina posso impostare la lavorazione del procedimento. Io infatti utilizzerò la lavorazione su piastra di base, dopodiché andrò a selezionare il materiale che andrò ad incidere, in questo caso appunto la fetta di tronco, quella da 1 centimetro. Nel caso specifico dovrò utilizzare definizione utente, questo perché le fette di tronco sono percepite soltanto in 4 pezzi, quindi dovrò selezionare uno alla volta, ovvero che dovrò fare un'incisione per volta, anche perché io ho soltanto un pezzo e non 4. In basso troviamo avvia contrassegno e serve per misurare lo spazio dove noi andremo ad incidere o a tagliare. Più in alto poi troviamo automisurazione,
Questo è molto importante perché ci fornisce la misurazione del materiale, a quanta distanza è posizionato. Nei miei progetti io ho eseguito primo avvia contrassegno e dopo l'automisurazione. L'automisurazione l'ho eseguita nel punto esatto dove volevo che iniziasse l'incisione o il taglio. La macchina possiede anche una specie di fotocamera per inquadrare il materiale, ma io preferisco effettuare la misurazione in questo modo qui. Una volta che noi avremo avviato l'avvia contrassegno, ci apparirà questa schermata qui. In questa schermata sono contemplate 4 figure ed è il modo che la macchina ha per poter misurare l'area del nostro materiale. Nel caso specifico digiterò il cerchio. Per farlo ho bisogno di 3 punti che sono appunto indicati dalla macchina e quindi andrò ad effettuare la mia misurazione. La misurazione io l'ho effettuata con il coperchio aperto e spostando il laser manualmente sui punti che appunto mi vengono indicati. Ogni volta per fissare un punto devo premere il bottone di avvio che sta in basso sulla macchina. La macchina mi restituirà un suono acustico, capisco così di aver fissato il punto e quindi procedo con il secondo e il terzo punto. Al termine clicco su interrompi contrassegno e poi fatto. Questo mi restituirà l'area di lavoro. A questo punto inserirò la mia figura, il mio file, all'interno del cerchio. Quindi il cerchio è l'area di lavoro e il file è quello che io andrò ad incidere sopra. Vado a selezionare incisione. Ho misurato anche la distanza e a questo punto posso procedere all'incisione vera e propria. Quindi clicco su processo dopo aver chiuso il macchinario e poi avvia e attendo che l'elaborazione termini. Se sto provando un nuovo materiale o comunque sto facendo delle prove di taglio o di incisione, posso in questa fase, senza toccare nulla, quindi lasciando il materiale all'interno della macchina, assolutamente non spostandolo, posso processare ancora, come si può vedere vicino al tasto OK, quindi ripetere magari l'operazione, ammesso che i parametri lo consentano. Per regolare la potenza di taglio e la velocità ho a disposizione il pannello EasySet. Questo pannello apre un ulteriore pannello dove noi possiamo vedere tutte quante le prove che sono state già fatte, già eseguite dalla casa. In questo pannello infatti ci viene mostrata la parte inferiore che è la potenza e la parte laterale sinistra che è la velocità. E quindi i vari tagli eseguiti in questo modo. Appoggiando il mouse su una delle X, infatti possiamo vedere i valori e come cambiano. In questo caso il valore dove sono appoggiata adesso in questo momento è un valore consigliato, quindi velocità 5 e potenza 100. Consiglio vivamente di affidarvi a queste impostazioni, quantomeno all'inizio. Io ho utilizzato le impostazioni della casa e devo dire che mi sono trovata benissimo. Mi è piaciuta molto la facilità di utilizzo di questa Xtool S1 e questo stimola la mia creatività a voler continuare a provare. Quando ho tagliato la scritta aveva palesemente delle ombrature e delle sfumature dovute al taglio del laser. Per ovviare a questo ho pensato che quei segni di bruciatura si vedono sulla parte dove il laser cade. In questo caso è una scritta con l'offset, ovvero il contorno. Quindi ho specchiato la scritta, ho specchiato l'offset per fare questa prova. Specchiandolo quindi non ho fatto altro che tagliare nella parte posteriore della scritta. Infatti una volta che la scritta viene girata sarà al dritto e non avrò l'ombra della bruciatura del laser, quindi avrò la scritta molto più pulita. Dopodiché ho proceduto con la regolazione di tutti gli altri parametri come ho fatto nel taglio precedente. Ovviamente la regolazione del taglio, quindi la potenza e la velocità, va regolata su tutti e due gli oggetti, il welcome ma anche
l'offset. Le regolazioni invece dell'elaborazione sarà unica. Dopo aver misurato l'area di lavorazione con avvia contrassegno, ho misurato la distanza. Mentre attendo l'elaborazione in corso, vi ricordo che il laser della macchina può essere sostituito con un laser più potente se ne avete bisogno. Infatti, la cosa meravigliosa è che non va sostituita tutta la macchina, ma basterà sostituire il corpo del laser. Questa io la trovo una cosa veramente fantastica. Ho terminato la mia scritta e il risultato è davvero stupendo. L'ombreggiatura della bruciatura è nella parte superiore, quindi specchiando la scritta, se non vi piace quell'effetto della bruciatura, potete tranquillamente avere una scritta molto più chiara. Il risultato è davvero molto bello. Sono davvero soddisfatta. Io mi sono divertita tantissimo ad usare questa macchina. È un piccolo gioiello per chi ama fare dell'artigianato. Ho potuto realizzare delle scritte e delle incisioni con il laser. Piano piano infatti mi dedicherò anche ad altri progetti. Mano a mano che farò queste prove vi terrò aggiornati ed informati sui miei successi o insuccessi. Seguiranno quindi altri tutorial proprio inerenti alla Xtool S1. La mia esperienza è stata fantastica, sono veramente felicissima di aver potuto provare questa macchina. Quindi continuerò a sperimentare. Vi aspetto dunque sul canale con i prossimi tutorial. Mi auguro che tutte le informazioni vi siano state d'aiuto. Aspetto dunque i vostri messaggi e vi ricordo che sotto nell'info box potrete trovare tutte le informazioni, compresi i link con i relativi sconti. Nel prossimo video vedremo la stampante serigrafica Xtool. Vi aspetto, ciao!